Ciao ragazzi, io sono Walter, lei è Gloria. Io sono Adele. Insieme siamo gli Sgomati on the road. Buongiorno ragazzi, oggi siamo a Oradour-sur-Glane. È un villaggio di circa 2000 abitanti a circa 80 km da Limoges, forse anche di meno, 20 km da Limoges. Divenuto a suo malgrado famoso per un attacco nazista il 10 giugno del 1944. Si impadronirono di questo villaggio e fecero un massacro che causò la morte di quasi 700 persone. Adesso andiamo a visitare e man mano vi racconterò cosa successe quel giorno. Vamos. Dopo diciamo, l'ingresso, un percorso con foto, spiegazioni, potete anche prendere l'audioguida. Dopo questo percorso si arriva nel villaggio del Martirio. La storia di questo villaggio racconta che il 10 giugno del 44 delle SS entrarono in questo villaggio dal centro e anche dai lati, in modo tale da circondarli. Li portarono al centro, quindi riunirono più o meno più di 640 persone al centro di questo paesino, gli uomini da una parte e le donne e i bambini da un'altra parte in chiesa. Iniziarono a fucilare prima gli uomini, li divisero in diversi punti per evitare di avere troppi uomini nello stesso punto, e poi la stessa sorte toccò a donne e bambini dentro una chiesa. Di tutte queste persone si salvarono soltanto 5 uomini che finsero di essere morti sotto altri corpi e una sola donna che riuscì a buttarsi dalla finestra di un'altezza di quasi 4 metri della chiesa. L'indomani, quando arrivarono gli altri tedeschi, non contenti di quello che avevano già fatto, decisero di bruciare totalmente il villaggio con ovviamente anche i corpi, per non lasciare nessun segnale dell'ennesima strage che avevano compiuto. E quindi diedero fuoco all'intero villaggio, alla chiesa e a tutto ciò che potevano dar fuoco. Quindi oggi sono rimaste delle rovine che appunto oggi noi stiamo visitando, e ovviamente è un posto che è molto molto toccante per emozione, e sapere tutto ciò che è successo qui è comunque qualcosa di veramente veramente assurdo. Allora ragazzi, come detto prima, questa qui è la finestra da cui si gettò la donna, sono più o meno 3 metri. Seguì anche un'altra donna con un neonato, ma il neonato pianse e quindi i tedeschi fecero fuoco. La prima donna, che si chiama Madame Ruffanche, rimase qui a terra fingendosi morta e quindi non fu uccisa, fu una dei sopravvissuti. Allora ragazzi, siamo giunti a questa parte del villaggio. Questa è l'auto di un medico che quel giorno doveva visitare un paziente a domicilio, ma questo dottore non arrivò mai a visitare questo paziente perché poi successe quello che successe. Quindi il medico fu costretto dai tedeschi a lasciare l'auto qui all'ingresso del paese
E quest'auto è rimasta qui per quasi 70 anni e chissà per quanti altri anni rimarrà. Ragazzi, dà veramente i brividi stare in questi posti, pensando a ciò che è successo. Io consiglio agli italiani, soprattutto perché parlando all'ingresso ci hanno detto che non sono molti italiani che conoscono il posto. Consiglio comunque a tutti, no? Italiani, francesi, ciò che sia, di venire a fare la conoscenza di questo posto per non dimenticare.